Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un soldato che aveva servito il re lealmente per molti anni. Tuttavia, quando la guerra finì, non poté più servire perché aveva molte ferite. Il re gli disse: «Puoi tornare a casa adesso. Non ho più bisogno di te e non verrai pagato, perché solo chi lavora per me riceve denaro». Il soldato si sentì smarrito e turbato. Camminò tutto il giorno finché non entrò in una foresta. Quando calò la notte, vide una luce e la seguì fino a una casa dove viveva una strega. «Per favore, dammi un posto dove dormire per la notte e qualcosa da mangiare, altrimenti morirò di fame», le chiese. «Oh, chi aiuta un soldato fuggitivo?» rispose lei. «Ma ti aiuterò se accetti di fare qualcosa per me». «Cosa vuoi?» chiese il soldato. «Voglio che domani scavi intorno al mio giardino», disse la strega. Il soldato accettò e il giorno dopo lavorò duramente, ma non riuscì a finire entro sera. «Vedo che non puoi fare di più oggi», disse la strega. «Ti lascerò restare un'altra notte, ma domani dovrai tagliare legna per me». Il soldato trascorse l'intera giornata a tagliare legna e alla sera la strega disse che poteva restare un'altra notte. «Domani dovrai svolgere un piccolo compito. C'è un vecchio pozzo dietro casa mia dove è caduta la mia luce blu. Brucia di blu e non si spegne mai. Devi riportarla su». Il giorno dopo la strega lo portò al pozzo e lo calò in un cesto. Trovò la luce blu e le segnalò di tirarlo su. Quando si avvicinò al bordo, lei si chinò per prendere la luce da lui. «No», disse, rendendosi conto delle sue cattive intenzioni. «Non ti darò la luce finché non sarò a terra». La strega si arrabbiò, lo lasciò cadere di nuovo nel pozzo e se ne andò. Il soldato atterrò in sicurezza sul terreno bagnato, ma la luce blu non gli fu di alcun aiuto. Si sentì senza speranza e si sedette lì, triste. Poi si ricordò della sua pipa di tabacco, che aveva ancora del tabacco dentro. «Questa sarà la mia ultima gioia», pensò. La tirò fuori, la accese con la luce blu e iniziò a fumare. Improvvisamente apparve davanti a lui un piccolo nano nero. «Quali sono i tuoi ordini, mio signore?» chiese. «I miei ordini», disse il soldato, sorpreso. «Devo fare tutto ciò che chiedi», disse il nano. «Bene», rispose il soldato. «Prima aiutami a uscire da questo pozzo». Il nano gli prese la mano e lo guidò attraverso un passaggio sotterraneo, assicurandosi di portare con sé la luce blu. Lungo il cammino, il nano gli mostrò i tesori che la strega aveva nascosto e il soldato prese quanto più oro poteva portare. Una volta usciti, il soldato disse: «Ora vai e cattura la vecchia strega e portala davanti al giudice». Presto la strega arrivò volando su un gatto selvatico, urlando. Il nano tornò e disse: «È fatto. La strega è già appesa al patibolo. Cos'altro vuoi?» «Niente per ora», disse il soldato. «Puoi tornare a casa, ma preparati se avrò bisogno di te. Basta accendere la tua pipa con la luce blu e io verrò immediatamente», rispose il nano, poi scomparve. Il soldato tornò nella città da cui veniva. Andò nella migliore locanda, si comprò vestiti eleganti e chiese al locandiere una bella stanza. Quando fu pronta, si trasferì. Chiamò il piccolo nano nero e disse: «Ho servito bene il re, ma lui mi ha mandato via e mi ha lasciato morire di fame. Voglio la mia vendetta. Cosa devo fare?» chiese il nano. Più tardi,
quando la figlia del re dorme, portala qui a lavorare per me. Il nano lo avvertì: è facile per me, ma molto pericoloso per te. Se qualcuno lo scopre, saranno guai. A mezzanotte, la porta si aprì e il nano portò la principessa. Ah! Sei qui! Esclamò il soldato. Mettiti al lavoro. Prendi la scopa e pulisci la stanza. Dopo aver spazzato, le disse di venire al suo posto, si sdraiò e disse: togliti gli stivali. Poi le lanciò gli stivali in faccia e la costrinse a raccoglierli e pulirli. Lei fece tutto ciò che chiedeva senza lamentarsi, in silenzio e con gli occhi assonnati. Quando il gallo cantò, il nano la riportò al palazzo e la mise a letto. La mattina dopo, la principessa raccontò a suo padre di un sogno strano. Sono stata portata attraverso le strade molto velocemente, disse, e portata nella stanza di un soldato, dove ho dovuto svolgere lavori da serva come spazzare e pulire stivali. Anche se era solo un sogno, mi sento stanca come se l'avessi davvero fatto. Il re rispose: quel sogno potrebbe essere stato reale. Ecco cosa devi fare. Riempi la tua tasca di piselli e fai un piccolo buco. Se verrai presa di nuovo, cadranno e lasceranno un sentiero. Ma il nano aveva sentito questo piano e stava aspettando. Quella notte, quando la principessa fu presa di nuovo, alcuni piselli caddero dalla sua tasca, ma non lasciarono traccia perché il furbo nano aveva sparso piselli per le strade. La principessa dovette svolgere di nuovo lavori da serva fino a quando il gallo cantò. Il giorno dopo, il re mandò delle persone a cercare la traccia, ma non trovarono nulla. Ovunque, bambini erano seduti a raccogliere piselli, dicendo: deve essere piovuto piselli la notte scorsa. Abbiamo bisogno di un altro piano, disse il re. Tieni le scarpe ai piedi quando vai a letto e nascondine una prima di tornare. La troverò. Il nano lo sentì e quando il soldato ordinò di portare di nuovo la principessa, lo avvertì: se la scarpa viene trovata nella tua casa, saranno guai seri. Fai solo quello che dico, rispose il soldato. Quella notte la principessa lavorò di nuovo per lui e prima di andarsene, nascose la scarpa sotto il letto. La mattina dopo, il re cercò in città la scarpa della principessa. Fu trovata presso il soldato e presto fu riportato in prigione. Si era dimenticato delle cose più preziose che aveva, la luce blu e l'oro, e gli era rimasto solo un ducato. Ora in catene, stava vicino alla finestra della sua cella quando vide passare un suo vecchio amico. Bussò al vetro e quando il suo amico si avvicinò, gli chiese: per favore, prendi il mio piccolo pacco dalla locanda e ti darò un ducato. Il suo amico corse a prenderlo. Una volta solo, il soldato accese la sua pipa e chiamò il piccolo nano. Non preoccuparti, disse il nano. Vai dove ti portano e lascia che facciano quello che vogliono. Ma tieni la luce blu con te. Il giorno dopo, il soldato fu messo a processo. Anche se non aveva fatto nulla di male, il giudice lo condannò a morte. Mentre veniva portato a essere giustiziato, chiese al re un ultimo favore. Qual è? Chiese il re. Lasciami fumare un'ultima pipa per strada. Puoi fumare 3 pipe, rispose il re, ma non pensare che ti risparmierò la vita. Il soldato tirò fuori la sua pipa e la accese con la luce blu. Appena soffiò un po' di fumo, il nano apparve con un piccolo bastone. Quali sono i comandi del mio signore? Chiese. Colpisci quel falso giudice e il constabile e non risparmiare il re che mi ha trattato così male. Il nano si mosse rapidamente, colpendo tutti quelli che toccava con il suo bastone,
e crollarono a terra, incapaci di muoversi. Il re ebbe paura e implorò pietà dal soldato. Per salvarsi, offrì il suo regno e la mano della sua figlia in matrimonio al soldato. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.